Ciao a tutti e benvenuti! Se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High in Italian o bentornati! In questo episodio vedremo come utilizzare cioè in italiano con tanti esempi. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente premendo sulle impostazioni in basso a destra sulla rotellina. E oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Intanto partiamo col dire che cioè è una congiunzione ed è la fusione del pronome dimostrativo ciò, che ha la stessa funzione nella frase di questo e quello, e è che è la forma della terza persona singolare del verbo essere. Attenzione che nel linguaggio corrente comune, nel parlato di tutti i giorni, cioè a volte viene pronunciato talmente velocemente che potrebbe essere confuso con c'è che invece viene utilizzato per indicare la presenza di qualcosa o qualcuno in un luogo. Quindi attenzione a non confonderli. Quindi abbiamo cioè e c'è, ok? Cioè, quindi bisogna cercate di pronunciare tutte le lettere, ecco, proprio per non creare questa confusione. Però ecco, se sentite parlanti madrelingua parlare molto velocemente, a volte sembrerebbe che cioè venga quasi fuso come pronuncia e quasi in maniera equivalente a c'è, però ecco, non hanno la stessa funzione nella frase, ok? Succede solamente nel parlato se una persona parla molto velocemente. Allora, guardiamo un po' le funzioni di cioè. Cioè ha principalmente tre funzioni. La prima funzione è una funzione esplicativa, quindi si utilizza per spiegare, per commentare, per complementare quello che è stato appena detto. Quindi è un po' un sinonimo di ovvero, vale a dire, intendo dire, in altre parole, ok? Quindi questa è la prima funzione, quindi una funzione esplicativa. Per esempio, parto per il mare domenica, cioè il 20 luglio. Quindi quel cioè si intende vale a dire il 20 luglio, ovvero il 20 luglio. In altre parole, il 20 luglio o intendo dire il 20 luglio, ok? Secondo esempio, mi serve della frutta per la torta, cioè fragole e lamponi. Quindi vedete che diamo una spiegazione, aggiungiamo, complementiamo quello che è stato appena detto. Quindi abbiamo bisogno di frutta, quindi in maniera generale di frutta per la torta, e adesso diciamo fragole e lamponi, quindi cioè fragole e lamponi, quindi diamo più informazioni, spieghiamo esattamente di che tipo di frutta abbiamo bisogno. Quindi vedete che ha proprio questa funzione esplicativa. E poi, terzo esempio, parliamo della mia città natale, cioè Milano. Ancora una volta, cioè complementa l'informazione che è stata data in precedenza. E poi in una frase interrogativa, cioè con poi il punto di domanda, si utilizza per chiedere proprio una spiegazione o un chiarimento. Per esempio, ho qualcosa da dirti e l'altra persona chiede cioè, quindi quel cioè chiede come dire sta per quindi vale a dire, in inglese diremmo meaning what, quindi ha proprio quella funzione, ok? Oppure ci vediamo dopo e l'altra persona dice cioè, quindi in questo caso quasi sottintende cioè quando sarebbe quando sarebbe. Quindi chiede proprio quindi un chiarimento, un'informazione in più, anche una spiegazione che magari nella frase precedente era una frase, come dire, un'informazione generale, chiediamo proprio un chiarimento, un'informazione in più. Oppure ho trovato un nuovo lavoro e l'altra persona chiede, cioè, quindi chiede proprio dammi più informazioni, quindi di che tipo di lavoro si tratta, quindi vedete come dire, sottintende tutto questo, ok? Chiede proprio più informazioni, una spiegazione di quello che si è detto in precedenza. E poi la seconda funzione di cioè è una funzione correttiva,
quindi si utilizza per correggere o per modificare quanto detto in precedenza, quindi equivale al dire o meglio o piuttosto in italiano. Vediamo qualche esempio. Ho mangiato la pizza, cioè il calzone. Qui intendiamo che non abbiamo mangiato la pizza, abbiamo mangiato il calzone invece, ok? Quindi è una correzione rispetto a quello che è appena stato detto. Oppure ho preso 8 nel test di matematica, cioè di geografia. Qui ancora intendiamo che non abbiamo preso 8 nel test di matematica, ma in quello di geografia, quindi corregge proprio quello che è appena stato detto. E poi a volte è anche seguito da sì o no, quindi cioè sì o cioè no, sempre con la stessa funzione correttiva. Quindi non posso uscire, cioè sì, basta che smetta di piovere. Quindi qui si intende per adesso non posso uscire, ma se smette di piovere allora uscirò, ok? Quindi vedete che modifica proprio la frase. Oppure questo è tuo, cioè no, è mio. Quindi si intende questo non è tuo in realtà, ma è mio, d'accordo? E poi la terza funzione di cioè è riempitiva, quindi si utilizza quando vogliamo colmare i vuoti del discorso, quando non riusciamo a trovare la parola giusta e ci prendiamo tempo, oppure se non riusciamo a spiegarci o esitiamo e appunto inseriamo questa parola che non ha in realtà, questo cioè non ha qui un reale significato, è proprio per evitare di avere magari un silenzio che potrebbe sembrare un po' così, sapete, crea a volte imbarazzo, avere troppe pause e silenzi nel discorso. Quindi, per esempio, cioè, ma è possibile? Quindi, cioè, ma è possibile? Quel cioè all'inizio della frase in realtà non ha un reale significato, equivale all'inglese like, is it possible? Quindi lo introduciamo così all'inizio della frase quando appunto invece di fare una pausa e non sappiamo bene cosa dire o esitiamo o vogliamo semplicemente colmare il vuoto del discorso, ok? Oppure, cioè, non so cosa dirti. Quel cioè anche ancora una volta non ha in realtà un significato. Potremmo dire al posto di cioè, insomma, non so cosa dirti o beh, non so cosa dirti. Vedete, si può utilizzare un'altra delle parole con funzione riempitiva che si utilizzano in italiano invece che cioè in questo contesto. Quindi, terza funzione, appunto, una funzione riempitiva, ok? E niente, quindi questo è tutto per la lezione di oggi, spero che vi sia piaciuta e spero che gli utilizzi di cioè siano chiari adesso. Fatemi sapere nei commenti come l'avete trovata e se il video vi è piaciuto mettete un like così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto e considerate iscrivervi al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!